Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Acusol con potassio, soluzione, uso interno, Spindiala SPA, socio unico. Ultimo aggiornamento. 30 agosto 2021. Cosa Acusol con potassio, soluzione, uso interno? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Acusol con potassio, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Acusol con potassio, soluzione, uso interno? Acusol con potassio, soluzione, uso interno, ha un farmaco a base del principio attivo soluzioni per emofiltrazione, appartenente alla categoria degli emofiltrati e nello specifico emofiltrati. È commercializzato in Italia dall'azienda Spindiala SPA, socio unico. Acusol con potassio, soluzione, uso interno, può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Acusol con potassio 2 mol/L di potassio 2 sacche a doppia camera con doppio sigillo da 5000 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Nikkiso Belgium BA. Concessionario: Spindiala SPA, socio unico. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo. Soluzioni per emofiltrazione. Gruppo terapeutico: emofiltrati. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Acusol con potassio è indicato per il trattamento dell'insufficienza renale acuta e cronica, come soluzione sostitutiva nella emofiltrazione ed emodiafiltrazione, e come soluzione per dialisi nella emodialisi e nella emodiafiltrazione. Posologia. Soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione. Acusol con potassio come soluzione sostitutiva. La quantità di soluzione sostitutiva da somministrare a pazienti adulti è determinata dalla velocità di ultrafiltrazione ed è stabilita per ciascun singolo caso in modo da assicurare un adeguato equilibrio di elettroliti nei fluidi. Adulti. Insufficienza renale cronica. Da 7 a 35 ml/kg/ora. Insufficienza renale acuta. Da 20 a 35 ml/kg/ora, anziani. Come per gli adulti, le raccomandazioni in merito al volume dei liquidi possono essere corrette dal medico in funzione del quadro clinico del paziente. Acusol con potassio può essere infuso nel circuito ematico extracorporeo in prediluizione e/o post-diluizione, a seconda della prescrizione del medico. Acusol con potassio come soluzione per dialisi. La prescrizione e la quantità di soluzione da utilizzare nel trattamento di dialisi dipendono dalle modalità terapeutiche, dalla frequenza e durata del trattamento e saranno stabilite dal medico in funzione del quadro clinico del paziente. Somministrazione. Emodialisi. Attraverso il compartimento di dialisi del dializzatore. Emofiltrazione. Attraverso la linea ematica arteriosa o venosa. Dopo aver rimosso la sovrasacca, aprire immediatamente la sigillatura lunga, sigillatura tra le camere, per miscelare le due soluzioni e quindi aprire la sigillatura corta Safety-Mon, sigillatura posta vicino alla porta di accesso, per permettere la somministrazione della soluzione miscelata. Per le istruzioni per l'uso e la manipolazione, fare riferimento al paragrafo 6. Controindicazioni. Controindicazioni dipendenti dalla soluzione. Ipocaliemia, nel caso in cui non sia prevista una contemporanea integrazione controllata di potassio. Alcalosi metabolica. Controindicazioni dipendenti dalle procedure tecniche di emofiltrazione/emodialisi/emodiafiltrazione. Insufficienza renale accompagnata da un aumentato ipercatabolismo nei casi in cui i sintomi uremici non possono più essere alleviati dall'emofiltrazione. Flusso ematico inadeguato attraverso l'accesso vascolare.
Elevato rischio di emorragie in conseguenza del trattamento anticoagulante sistemico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La soluzione Acusol con potassio deve essere somministrata direttamente da un medico o sotto il controllo di un medico esperto nelle tecniche di emofiltrazione, emodialisi o emodiafiltrazione. È stata osservata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Quando si prescrive Acusol con potassio, 35, 2 mol/L di potassio, occorre considerare le potenziali interazioni fra questo trattamento e altre terapie concomitanti prescritte per il trattamento di altre condizioni. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Acusol con potassio, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Acusol con potassio, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Non sono disponibili dati clinici e copyright preclinici sull'uso di Acusol con potassio durante la gravidanza e l'allattamento. Acusol con potassio deve essere somministrato alle donne in gravidanza e allattamento solo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati sono riferiti sia agli eventi avversi segnalati durante le sperimentazioni cliniche e che l'investigatore ha ritenuto correlabili all'Acusol con potassio. Punto 1. Sia a una rassegna della, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non dovrebbe verificarsi sovradosaggio se gli equilibri dei liquidi e degli elettroliti sono monitorati a intervalli regolari come consigliato nel paragrafo 4.4. Un sovradosaggio può causare ipervolemia e squilibri degli elettroliti. Tali sintomi possono essere corretti adeguando la velocità di ultrafiltrazione e il volume della soluzione somministrata. Gli squilibri degli elettroliti devono essere trattati conformemente alla specifica disfunzione elettrolitica rilevata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Emofiltrati, codice ATC. B05ZB. Acusol con potassio è farmacologicamente inattivo. La soluzione è costituita da ioni che sono presenti in concentrazioni simili a quelle fisiologiche del plasma. Come proprietà farmacocinetiche non pertinenti in quanto i principi attivi di Acusol con potassio sono privi di proprietà farmacologiche e dosati in concentrazioni simili a quelle degli elettroliti plasmatici. Dati preclinici di sicurezza. Oltre ai dati inclusi nelle altre sezioni del riassunto delle caratteristiche del prodotto, non ci sono dati preclinici considerabili come rilevanti. Elenco degli eccipienti. Acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, correttore di pH, sodio idrossido, correttore di pH, disodio fosfato di idrato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.